La pandemia ha cambiato molto le nostre abitudini, anche per quanto riguarda la comunicazione. Scopri 4 problemi più comuni derivanti dall'utilizzo delle videochiamate e 4 consigli per risolverli. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video. E ricordati di lasciarmi un like! In questo ultimo anno e mezzo è diventato sempre più frequente l'utilizzo delle videochiamate e delle videoconferenze. Si fa ampio uso delle piattaforme per comunicare a distanza. E questo diverso modo di interagire probabilmente ci accompagnerà per sempre in futuro. È sicuramente un modo di comunicare molto comodo, la tecnologia semplifica tantissimo la nostra vita. Ma ovviamente ci sono delle differenze sostanziali rispetto alle interazioni di persona e dei problemi di cui siamo ben poco consapevoli. Meglio quindi rendersene conto e arginarli con dei piccoli accorgimenti. Scrivimi nei commenti se hai mai riflettuto su questi aspetti. Eccesso di contatto visivo ravvicinato. La quantità di contatto visivo che utilizziamo nelle chat video e le dimensioni dei volti sullo schermo sono innaturali nella comunicazione non verbale. In una riunione normale le persone alternano guardando l'oratore, prendendo appunti, rivolgendo lo sguardo altrove, e questo sempre in maniera molto fluida, molto spontanea e molto naturale. Durante le videoriunioni tutti guardano tutti, continuamente. La quantità di contatto visivo è notevolmente aumentata e questo affatica tantissimo e stressa. Un'altra fonte di stress è derivante dal fatto che i volti durante la videochiamata possono risultare decisamente troppo grandi. Quando il volto di qualcuno è così tanto vicino al nostro nella vita reale, il nostro cervello lo interpreta come una situazione intensa, che può portare all'accoppiamento o al conflitto. Comunque in entrambi i casi genera uno stato di eccitazione. Un consiglio: togli l'opzione a schermo intero e riduci le dimensioni della finestra per ridurre le dimensioni dei volti. Utilizza una tastiera esterna per aumentare la distanza dalla telecamera e dallo schermo. Questi piccoli accorgimenti ti porteranno ad una condizione più simile a quella reale. Per scoprire tutto sul contatto visivo, guarda la playlist dedicata agli occhi. Vedere noi stessi durante le videochiamate è stressante. La maggior parte delle piattaforme video mostrano un riquadro nel quale vedi come appare agli altri. Questo è innaturale. Nella vita reale noi non ci vediamo mentre interagiamo con gli altri. Quando vediamo un riflesso di noi stessi diventiamo critici nei nostri confronti, molto più critici. Molti vedono se stessi nelle videoconferenze per numerose ore al giorno, tutti i giorni. Questo è stressante e faticoso. Ci sono numerosi studi che dimostrano che vedersi riflessi troppo spesso nello specchio porta a delle sensazioni ed emozioni negative. Le videochat riducono la nostra mobilità. Le conversazioni telefoniche o di persona consentono alle persone di muoversi e di camminare. In una videoconferenza una persona rimane generalmente ferma nello stesso posto. Il movimento è limitato in modo molto poco spontaneo. Quando le persone si muovono, ottengono risultati migliori a livello cognitivo. Un consiglio: organizza al meglio la stanza nella quale effettui le videoconferenze. Posiziona la videocamera a distanza. Cuffie senza fili e una tastiera esterna possono aiutare a creare distanza e flessibilità. Spegnere periodicamente il proprio video durante le videoconferenze è una buona abitudine che dovresti condividere con gli altri partecipanti, anche solo per concedersi una breve pausa mentale e un po' di riposo dal linguaggio del corpo che invia continuamente una miriade di segnali. Il carico cognitivo è molto più alto nelle videoconferenze. Nella regolare interazione faccia a faccia si interpretano in modo assolutamente spontaneo ed inconscio i gesti ed i segnali non verbali. Nelle videoconferenze dobbiamo lavorare di più per inviare ed interpretare questi segnali. Dobbiamo assicurarci che la testa sia inquadrata al centro del video. Per mostrare di essere d'accordo con qualcuno dobbiamo fare un cenno esagerato col capo o alzare il pollice. Questi gesti e moltissimi altri aggiungono un carico cognitivo veramente pesante. I gesti potrebbero significare anche cose diverse in un contesto video. Uno sguardo di traverso a qualcuno durante una riunione di persona è diverso se effettuato sulla griglia di una chat. Un consiglio:
Durante le lunghe videoconferenze concediti una pausa solo audio. Prenditi una pausa dalla comunicazione non verbale ed allontana il tuo corpo dallo schermo. Come noti, le videochiamate purtroppo non portano con sé solo vantaggi, ma anche qualche disagio. E se protratto nel tempo, come si presume potrà accadere, potrebbe veramente aumentare il tuo livello di stress. Applica da subito questi semplici consigli e ricaverai veramente degli ottimi progressi. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.